Il modo migliore per vendicarti è non essere come la persona che ti ha fatto del male. Marco Aurelio, hai mai notato come alcuni giorni ti senti semplicemente vuoto, non affamato, non stanco, ma prosciugato, come se qualcosa di vitale ti fosse stato portato via? Sto parlando di quella sensazione che provi dopo aver trascorso del tempo con qualcuno e successivamente riesci a malapena a pensare lucidamente. La tua energia sparita, la tua motivazione distrutta, la tua pace mentale in frantumi. Questo non è casuale, non è nella tua testa, è un segnale d'allarme dalla parte più profonda della tua anima. Gli antichi stoici comprendevano qualcosa che la maggior parte di noi ha troppa paura di ammettere. Epitteto lo disse chiaramente: la chiave è frequentare solo persone che ti elevano, la cui presenza risveglia il meglio di te. Ma come fai a sapere chi ti sta prosciugando prima che sia troppo tardi? Prima che abbiano già preso ciò che non potrà mai essere restituito. Oggi ti mostrerò esattamente cosa tenere d'occhio. 7 cose specifiche che quando le persone te le chiedono devi fermarti, devi riflettere e in molti casi devi allontanarti. Non si tratta di essere freddi, non si tratta di isolarsi. Si tratta di sopravvivere in un mondo dove alcune persone ti sorridono in faccia mentre ti rubano pezzi dell'anima. Una richiesta alla volta. Alla fine di questo video riconoscerai questi modelli all'istante. Li vedrai arrivare da 1 chilometro di distanza e avrai la forza, il coraggio di proteggere ciò che è tuo. Il tuo tempo, la tua energia, la tua sanità mentale. Questi non sono lussi. Sono un tuo diritto di nascita ed è ora che inizi a proteggerli come le preziose risorse che sono. Stai alla larga dalle persone che ti chiedono di sacrificare i tuoi sogni. Ogni giorno, camminando tra noi, ci sono i sognatori, quelle rare anime che vedono oltre ciò che è e immaginano ciò che potrebbe essere. Forse sei tu, forse porti dentro di te una visione così chiara, così potente che a volte puoi quasi allungare la mano e toccarla. Proteggi questo sogno, lo difendi dai freddi venti del dubbio, lo custodisci come una preziosa fiamma sul punto di prendere fuoco, ma ascolta attentamente ciò che sto per dirti. Ci sono persone in attesa di spegnere quella fiamma, non con la forza bruta, no. Sono molto più intelligenti, usano parole gentili, dubbi silenziosi, consigli amichevoli mascherati da saggezza che in realtà sono solo le loro paure che indossano una maschera. Sii realista, sussurrano. Forse punta un po' più in basso. Che ne dici di qualcosa di più sensato? Mettono in discussione tutto, il tuo talento, le tue risorse, i tuoi tempi, e lo fanno con tale compassione nella voce: non voglio vederti ferito. Te lo dico solo perché mi interessa di te. E dannazione se queste parole non penetrano. I loro dubbi iniziano a mescolarsi con i tuoi. Cominci a chiederti: hanno ragione? Questo sogno è troppo ambizioso, troppo oltre la mia portata. Il loro scetticismo diventa un peso sulle tue spalle e lentamente, quasi invisibilmente, quel fuoco dentro inizia a offuscarsi. Ma ecco la brutale verità: i sogni non dovrebbero essere pratici. Sono destinati a spingerti oltre la zona di comfort, a sfidare tutto ciò che pensavi di sapere su te stesso, a trascinarti verso una versione di te che non esiste ancora. I sogni non nascono da foglie di calcolo e conti, vengono dalla passione a livello viscerale e da un profondo scopo. Quando permetti a qualcuno di rimpicciolire i tuoi sogni, stai permettendo loro di rimpicciolire te. Ho imparato questa lezione anni fa, quando ho parlato al mio migliore amico dell'apertura di questo canale. YouTube è saturato, disse. Sii realista riguardo alle tue possibilità. Quasi gli ho dato ascolto, quasi ho rinunciato prima di iniziare. Quel video sarebbe morto proprio lì in quel bar. Ricorda questo: quando le persone dubitano della tua visione, raramente ha a che fare con i tuoi limiti. È legato ai loro limiti. Proiettano le loro paure su di te. La loro incapacità di sognare in grande viene imposta alle tue ambizioni. Il tuo coraggio ricorda loro la loro codardia e invece di celebrare la tua audacia, cercano di trascinarti dove vivono loro, nel comodo, nel controllato,
nell'opprimente ordinario, ma tu non devi loro il tuo comfort, non devi loro la tua conformità. Trova persone che vedono quel fuoco nei tuoi occhi e ci versano sopra benzina. Cerca quegli individui rari che credono nel tuo potenziale anche quando tu stai annegando nel dubbio. Persone che ti ricordano la tua forza precisamente quando l'hai dimenticata. Questi alleati non fanno il lavoro per te, stanno al tuo fianco mentre lo fai tu stesso. Quindi, la prossima volta che qualcuno ti chiede di abbandonare i tuoi sogni, di ridimensionarli per adattarli al loro piccolo mondo impaurito, poniti una domanda: che tipo di vita voglio realmente? Una di sicurezza e rimpianto o una di rischio e soddisfazione? Quella scelta appartiene solo a te e devi farla non solo una volta, ma ogni singolo giorno in cui ti svegli respirando. I tuoi sogni non sono cose statiche, crescono mentre tu cresci, si evolvono mentre tu ti evolvi e più li proteggi e li nutri, più ti ricompensano, non solo con il successo esterno, ma con una vita che non è semplicemente sopravvissuta, ma veramente, profondamente vissuta. Stai alla larga dalle persone che ti chiedono di sacrificare i tuoi valori. Ogni singolo giorno ci troviamo di fronte a una scelta: difendere ciò in cui crediamo o prendere la via più facile. I tuoi valori non sono solo idee che fluttuano nella tua testa, sono la struttura invisibile che tiene insieme l'intera tua vita. Quando qualcuno li mette alla prova, sta mettendo alla prova l'essenza stessa di chi sei. Ho imparato questa lezione nel modo più duro durante il mio primo vero lavoro dopo l'università. Lavoravo in un'agenzia di marketing, disperato di fare una buona impressione. 3 mesi dopo, il mio capo mi ha preso da parte prima di un incontro con un cliente. «I numeri non sembrano granché questo trimestre», disse, facendo scivolare una cartella sulla sua scrivania. «Ma ho fatto alcune modifiche. Presenta semplicemente questi al cliente». All'interno c'erano metriche fabbricate, pura finzione, nient'altro che belle bugie progettate per mantenere il cliente felice e il denaro che fluiva. «Tutti nel team lo fanno», mi assicurò. «È solo parte del business». Mi si è stretto lo stomaco. La stanza sembrava inclinarsi lateralmente. Avevo una rata del mutuo in scadenza quella settimana, prestiti che si accumulavano, un partner che contava sul mio reddito. Per un momento, solo un breve, terribile momento, l'ho considerato. È così che succede, non con ultimatum drammatici o evidenti bivi morali. Succede in uffici tranquilli e conversazioni casuali. Succede quando qualcuno che rispetti dice «solo questa volta» o «tutti lo fanno» o «nessuno lo saprà». Le persone che cercheranno di corrompere i tuoi valori raramente sembrano cattivi. Sembrano mentori, amici, colleghi rispettati, persone care. Faranno appello alla tua lealtà, alla tua ambizione, al tuo desiderio di appartenenza. E ogni volta che cedi, qualcosa si rompe dentro di te, qualcosa che diventa sempre più difficile da riparare. Ho visto persone trasformarsi nel corso degli anni, ex idealisti che hanno fatto solo un'eccezione, e poi un'altra e un'altra, fino a quando il compromesso è diventato il loro stato predefinito. I loro principi non sono scomparsi da un giorno all'altro, si sono erosi lentamente, decisione dopo decisione, fino a quando non è rimasto altro che pragmatismo vuoto. Un antico proverbio avverte: la persona che sposta una montagna inizia portando via piccole pietre. La tua integrità funziona allo stesso modo al contrario. Nessuno perde la propria anima tutta in una volta. La perdono in frammenti così piccoli che a malapena si accorgono di cosa sta succedendo. Ho scoperto che i tuoi valori vengono messi alla prova più duramente in 3 situazioni. Quando restare fermo ti costerà finanziariamente. Quando significa deludere qualcuno a cui tieni. Quando tutti gli altri sembrano scendere a compromessi. Questi sono i momenti che ti definiscono. Queste sono le decisioni che echeggiano in tutta la tua vita. La verità è che alcune persone non capiranno mai i tuoi confini. Ti chiameranno rigido, irrealistico, difficile. Cercheranno di farti sentire come se fossi tu il problema per non essere abbastanza flessibile con i tuoi principi. Non cascarci. Le persone giuste, quelle degne del tuo tempo e della tua fiducia, rispetteranno i tuoi valori anche quando non li condividono.
Ammireranno la tua convinzione anche quando è scomoda per loro. Potrebbero persino essere ispirate dal tuo esempio. Quando finalmente ho detto al mio capo che non potevo presentare quei numeri falsificati, ero certo che sarei stato licenziato sul posto. Invece è successo qualcosa di inaspettato. Si è appoggiato allo schienale della sedia, mi ha studiato per un lungo momento e ha detto: «Dovevo vedere di che pasta sei fatto. I numeri reali sono nella mia scrivania, presenterai quelli invece». Era un test, uno che troppi prima di me avevano fallito. Non tutte le storie finiscono in questo modo. A volte difendere i tuoi valori ti costa relazioni, opportunità, comfort. A volte ti lascia da solo, ma anche allora hai ancora qualcosa di inestimabile, la capacità di vivere con te stesso. Quindi quando qualcuno ti chiede di piegare i tuoi valori, soprattutto quando lo inquadra come qualcosa di piccolo o ragionevole, ricorda cosa c'è realmente in gioco. Non si tratta solo di quel singolo momento o decisione, si tratta di chi stai scegliendo di diventare. I tuoi valori non sono suggerimenti, sono non negoziabili, sono la linea nella sabbia che separa chi sei da chi ti rifiuti di essere. Traccia quella linea, difendila. Ogni singolo giorno. Stai alla larga dalle persone che ti chiedono la tua energia gratis. Ogni mattina ti svegli con una quantità finita di forza vitale. Chiamala energia, concentrazione, forza di volontà, qualunque nome le dai, questa valuta invisibile alimenta tutto ciò che fai. La maggior parte delle persone non ci pensa mai. Spendono questa preziosa risorsa con noncuranza, lasciandola fuoriuscire su persone e situazioni che non offrono nulla in cambio. Ho scoperto questa verità dopo un esaurimento durato un anno che mi ha lasciato costretto a letto per settimane. Avevo dato pezzi di me stesso a chiunque lo chiedesse, colleghi tossici, vampiri emotivi travestiti da amici, obblighi sociali che temevo. Il mio corpo alla fine mi ha mandato un conto che non potevo ignorare. Pensa alla tua energia come a un portafoglio di investimenti. Investiresti i tuoi risparmi di una vita in aziende che perdono costantemente denaro? Continueresti a finanziare imprese che non mostrano alcun ritorno? Certo che no. Eppure facciamo esattamente questo con qualcosa di molto più prezioso del denaro, la nostra forza vitale. I ladri di energia più pericolosi raramente sembrano minacciosi. Non si annunciano con segnali di avvertimento. Invece arrivano travestiti dall'amico che chiama solo quando ha bisogno di qualcosa. Il familiare il cui dramma richiede la tua costante attenzione. Il collega che scarica le proprie responsabilità sul tuo piatto già pieno. Ho solo bisogno di un piccolo favore. Puoi solo ascoltare per un minuto? Non te lo chiederei se non fosse importante. E ogni volta senti quel familiare prosciugamento, la pesantezza nel petto, la tensione nelle spalle, la nebbia che si deposita sulla tua mente. Queste non sono solo risposte emotive, sono il sistema di allarme del tuo corpo che ti avverte che qualcosa di prezioso ti viene rubato. Conosco una brillante scrittrice che ha trascorso 3 anni senza riuscire a finire il suo romanzo, perché non sapeva dire di no a nessuno. Ogni incontro per un caffè, ogni richiesta di solo una rapida revisione del lavoro di qualcun altro, ogni crisi che in qualche modo diventava sua responsabilità, tutti si nutrivano della stessa energia creativa di cui il suo libro aveva bisogno. Quando finalmente ha imparato a trattare la sua energia come sacra, tutto è cambiato. Ha completato il suo romanzo in 6 mesi, lo stesso romanzo che era rimasto in stallo per anni. Gli antichi filosofi avevano una pratica chiamata visualizzazione negativa. Contemplare regolarmente cosa faresti se perdessi qualcosa di prezioso. Prova questo. Immagina di avere solo il 30% della tua energia attuale disponibile ogni giorno. Per chi troveresti ancora tempo? Quali attività rimarrebbero essenziali? Chi smetteresti di accontentare? Le tue risposte rivelano ciò che conta veramente. La verità è che gli scambi di energia seguono leggi naturali affidabili quanto la gravità. Alcune persone costantemente ti lasciano sentire più leggero, ispirato e più vivo. Altre prevedibilmente ti lasciano esausto, confuso e stanco. Alcune attività riempiono le tue riserve anche quando richiedono sforzo. Altre ti prosciugano anche quando sembrano facili o piacevoli. Non si tratta di diventare egoisti.
Si tratta di diventare strategici, deliberati, intenzionali con la tua risorsa più preziosa. Ho implementato una pratica semplice, la pausa di 24 ore. Quando qualcuno fa una richiesta che innesca quel familiare senso di riluttanza, dico: fammi controllare i miei impegni e ti risponderò domani. Questo piccolo cuscinetto crea lo spazio per chiedermi: questo scambio vale l'energia che richiederà? Inizia a notare l'equilibrio energetico nelle tue relazioni. Chi costantemente prende più di quanto dà? Chi ti lascia misteriosamente stanco dopo le interazioni? I messaggi di chi temi di vedere sul tuo telefono? Quali obblighi adempi per senso di colpa piuttosto che per genuino desiderio? Queste non sono domande da poco. Danno forma alla qualità della tua intera vita. L'intuizione più profonda che ho acquisito è questa: l'energia protetta diventa energia moltiplicata. Quando fermi le perdite inconsapevoli e i prosciugamenti deliberati, non preservi solo l'energia, la amplifichi. Le idee fluiscono più facilmente, la creatività si espande, la produttività aumenta senza sforzi aggiuntivi. Non sei tenuto a darti fuoco per tenere gli altri al caldo. Non sei obbligato a finanziare bancarotte energetiche nelle tue relazioni. Hai sia il diritto che la responsabilità di proteggere la tua forza vitale come la risorsa sacra che è, perché alla fine ciò che fai con la tua energia non riguarda solo la produttività o il successo. Si tratta di onorare il tempo limitato che hai in questo mondo, dirigendo la tua forza vitale verso ciò che conta veramente, ciò che ti accende, ciò che serve al tuo scopo, ciò che ti permette di dare dall'abbondanza piuttosto che dall'esaurimento. La tua energia crea la tua vita, proteggila di conseguenza. Stai alla larga dalle persone che mostrano segni di essere manipolatrici. La maggior parte dei predatori nella vita non ti si avvicinano con i denti scoperti e gli artigli estesi. I più pericolosi si avvicinano con un sorriso, un complimento e una capacità inquietante di farti sentire speciale. Ho studiato il comportamento umano per decenni e posso dirti questo con certezza. I manipolatori camminano tra noi ogni giorno e la maggior parte di loro sembra esattamente come tutti gli altri. Lascia che ti parli di Michele. Michele si è unito al nostro ufficio 3 anni fa. Nel giro di settimane conosceva il compleanno di tutti, i nomi dei loro figli, i loro hobby. Portava il caffè per il team il lunedì mattina. Rimaneva fino a tardi aiutando i colleghi a finire i progetti. È diventato il confidente di tutti, raccogliendo informazioni personali e insicurezze come pietre preziose. 6 mesi dopo è emerso il vero Michele. Quando aveva bisogno di qualcosa, ti ricordava quella volta che ti aveva aiutato con il tuo progetto. Quando voleva un favore, faceva sottilmente riferimento alle tue difficoltà che avevi condiviso in confidenza. Se esitavi, sembrava ferito, confuso. Pensavo fossimo amici. A quel punto era troppo tardi. Si era costruito una reputazione così positiva che chiunque parlasse contro di lui sembrava meschino o ingrato. È così che operano i manipolatori abili. Non sfondano la tua porta d'ingresso, ti fanno consegnare le chiavi. Questi predatori psicologici non prendono di mira chiunque. Hanno un sesto senso per rilevare certe qualità. Forte empatia, che può essere trasformata in arma contro di te. Un desiderio di compiacere gli altri ed evitare conflitti. Una tendenza a dubitare di te stesso quando vieni sfidato. Una storia di mettere i bisogni degli altri prima dei tuoi. Una volta identificati questi tratti, iniziano il loro lavoro. Usano la vulnerabilità calcolata per creare falsa intimità. Condividono lotte personali, che potrebbero essere completamente inventate, per farti sentire speciale per essere stato scelto. Inizialmente offrono lodi e attenzioni eccessive, una tattica che gli psicologi chiamano love bombing. Ma lo strumento più insidioso nel loro arsenale è qualcosa chiamato rinforzo intermittente. Alternano tra trattarti meravigliosamente e trattarti terribilmente. Questo crea una dipendenza psicologica in cui sei costantemente alla ricerca della loro approvazione, cercando di tornare a quei bei tempi. Ho visto mio fratello cadere preda di questo esatto schema nel suo matrimonio. Sua moglie sarebbe stata amorevole e di supporto per settimane.
Poi improvvisamente diventava fredda, critica e distante. Lui si affannava per capire cosa avesse fatto di sbagliato, camminando in punta di piedi, cercando disperatamente di riconquistare il suo affetto. Quando finalmente gli mostrava di nuovo gentilezza, il sollievo era così travolgente che sembrava euforia. Ci sono voluti 7 anni per riconoscere lo schema. I segnali di avvertimento della manipolazione sono spesso sottili ma costanti. Ti ritrovi costantemente a spiegare o difendere i tuoi sentimenti. I tuoi confini vengono respinti come troppo sensibile o esagerato. Distorcono le tue parole così completamente che metti in dubbio la tua stessa memoria. Ti senti ansioso prima di vederli, provando cosa dire per evitare conflitti. I loro scherzi a tue spese ti lasciano segretamente ferito. Quando confrontati, si posizionano immediatamente come vittime. Forse la tattica di manipolazione più pericolosa è il gaslighting, farti sistematicamente dubitare della tua realtà, memoria e percezioni. Prende il nome da un film del 1944 in cui un marito abbassa le luci a gas nella loro casa, poi convince sua moglie che sta immaginando il cambiamento per farle credere di stare impazzendo. Il gaslighting moderno suona così: questo non è mai successo, lo stai ricordando male, non ho mai detto questo, sei troppo emotivo, stai esagerando di nuovo. La tua liberazione inizia con la fiducia, non nel manipolatore ma in te stesso. Quella sensazione di disagio nel tuo stomaco quando qualcosa non quadra è la tua intuizione che ti invia segnali attraverso il tuo corpo. Ascoltala. Documenta le interazioni quando qualcosa non ti sembra giusto. I manipolatori contano sul tuo dubbio e sulla memoria confusa. Note con date e citazioni dirette diventano ancora potenti alla realtà quando qualcuno sta cercando di distorcerla. Soprattutto, comprendi che non puoi sistemare un manipolatore. Non manipolano perché sono feriti e hanno bisogno di guarigione. Manipolano perché funziona, perché ottengono ciò che vogliono. La tua compassione, di solito il tuo più grande punto di forza, diventa una responsabilità quando hai a che fare con questi individui. La via d'uscita non passa attraverso il confronto. I manipolatori sono maestri nel rivoltare i confronti contro di te. La via d'uscita è attraverso un'azione decisiva e confini forti. Spesso l'unica mossa vincente è smettere completamente di giocare al gioco. Stai alla larga dalle persone che ti chiedono di compromettere la tua identità. C'è qualcosa di devastante che accade quando inizi a cancellarti per compiacere gli altri. Lo vedo continuamente. Persone che una volta erano vibranti diventano ombre del loro ex sé. Ricordo David, un brillante artista che ho incontrato anni fa. Le sue tele esplodevano di colori vivaci ed emozioni grezze. Opere che letteralmente fermavano le persone sui loro passi. Poi è entrato in un prestigioso programma d'arte dove i suoi istruttori lo spingevano verso il minimalismo, la tendenza del momento. Gradualmente il suo stile distintivo è scomparso, il suo lavoro è diventato accettabile, tecnicamente competente, ma spogliato di tutto ciò che lo rendeva speciale. 3 anni dopo l'ho incontrato in un bar. Quando gli ho chiesto se dipingeva ancora, i suoi occhi sono caduti sul pavimento. «Non tocco un pennello da mesi», ha ammesso. «Non so nemmeno più cosa voglio dire». Questo è il vero costo di arrendersi alla tua identità. Alla fine dimentichi chi eri in primo luogo. La pressione per conformarsi non arriva sempre come critica diretta. Spesso arriva come consigli utili da persone che affermano di volere il meglio per te. Potresti voler attenuare il tuo entusiasmo nelle riunioni. Quell'idea è un po' troppo fuori dagli schemi per questa azienda. Forse risparmia quelle opinioni per quando conoscerai meglio le persone. Ogni suggerimento sembra ragionevole da solo, ogni compromesso sembra piccolo, ma l'erosione dell'identità funziona come l'acqua sulla pietra, consumando gradualmente i tuoi spigoli fino a quando tutto ciò che rimane è ciò che gli altri trovano accettabile. Ho osservato innumerevoli relazioni in cui una persona si dissolve lentamente nell'altra. Adottano gli hobby del partner, gli amici, le opinioni politiche, persino i modelli di linguaggio. Noi sostituisce io fino a quando non c'è più alcun io. Quando queste relazioni finiscono, e spesso lo fanno,
la persona rimane con un vuoto terrificante, incapace di ricordare chi era prima di diventare il riflesso di qualcuno. Il bisogno di appartenenza è cablato nel nostro DNA. Siamo creature sociali che una volta si affidavano all'accettazione della tribù per la sopravvivenza, ma c'è una profonda differenza tra connessione e cancellazione. La vera appartenenza non ti chiede mai di amputare parti di te stesso per adattarti. Guarda le persone che ammiri di più nella storia. Erano conformisti? Hanno costruito le loro vite cercando di compiacere gli altri e di adattarsi? O sono rimasti saldamente nella loro verità, anche quando ciò costava loro qualcosa? Ogni significativo contributo umano è venuto da qualcuno disposto ad essere frainteso, criticato, persino respinto per rimanere fedele alla propria visione o ai propri valori. Le teorie di Einstein furono respinte. Van Gogh vendette solo un dipinto nella sua vita. I primi sostenitori dei diritti delle donne furono ridicolizzati e imprigionati. Cosa avremmo perso se si fossero arresi alla pressione di conformarsi? Ho trascorso i miei 20 anni come un camaleonte, cambiando la mia personalità per adattarla a chiunque avessi di fronte. Con amici intellettuali ero cerebrale e serio. Con amici festaioli ero spensierato e selvaggio. Con la mia famiglia tradizionale ero conservatore e cauto. Pensavo che questa flessibilità mi rendesse simpatico. Invece mi ha lasciato vuoto, esausto dal mantenere queste diverse versioni di me stesso. Il punto di svolta è arrivato dopo un completo crollo. La mia mente e il mio corpo finalmente in rivolta contro la costante performance. In recupero ho dovuto affrontare una domanda dolorosa. Se avessi eliminato tutti i ruoli che recitavo per gli altri, chi ero davvero? Ritrovarsi dopo essersi persi è un lavoro brutale, necessario. Quando senti la pressione di contorcerti per adattarti alle aspettative di qualcun altro, chiediti: mi rispetterò ancora dopo aver fatto questo compromesso? Sto cambiando un comportamento o tradendo un valore? Vorrei che qualcuno che amo facesse lo stesso sacrificio? La tua unicità non è accidentale, è essenziale. La tua particolare combinazione di punti di forza, prospettive ed esperienze ti permette di contribuire con qualcosa che nessun altro può. Quando la cancelli, non stai solo danneggiando te stesso, stai trattenendo i tuoi doni da un mondo che ne ha bisogno. Le persone degne del tuo tempo e della tua energia non ti chiederanno mai di rimpicciolirti. Potrebbero non sempre capirti, ma rispetteranno il tuo diritto di essere pienamente te stesso. Creeranno spazio per la tua autenticità piuttosto che esigere la tua performance. La vera libertà inizia quando smetti di scusarti per chi sei. Quando stai saldamente nella tua verità, non con arroganza, ma con tranquilla convinzione. Quando finalmente capisci che non sei nato per essere tutto per tutti, ma qualcosa di significativo per le persone giuste. Possiedi la tua voce, onora i tuoi confini, abbraccia le tue stranezze. Questa non è egoismo, è integrità. E in un mondo che spinge alla conformità, l'integrità potrebbe essere l'atto più rivoluzionario di tutti. Stai alla larga dalle persone con cui hai solo relazioni superficiali. Ho incontrato qualcuno l'anno scorso a un evento di networking che collezionava relazioni come figurine. Durante l'aperitivo mi ha mostrato con orgoglio il suo telefono, oltre 3.000 connessioni su LinkedIn, 5.000 follower su Instagram e informazioni di contatto per dirigenti di ogni grande azienda del settore. «Conosco tutti», disse raggiante. 2 ore dopo l'ho vista scusarsi da una conversazione con qualcuno nel momento in cui si è resa conto che non potevano far avanzare la sua carriera. È stato allora che ho capito. Conosceva migliaia di persone, ma dubitavo che qualcuno conoscesse veramente lei. Viviamo in un'epoca che confonde la quantità di connessioni con la qualità delle connessioni. Contiamo i like invece dei momenti di autentica comprensione. Misuriamo le relazioni dalla loro utilità piuttosto che dalla loro profondità. L'antico filosofo Seneca avvertiva di questo 2000 anni fa. Prima di chiamare un uomo amico, condividi con lui un moggio di sale. Il suo punto? Le relazioni reali richiedono tempo, esperienze condivise e sostanza. Non puoi cuocere al microonde una connessione autentica. Pensa alle persone attualmente nella tua vita.
Quante di loro starebbero con te in una sala d'attesa d'ospedale alle 3 del mattino? Quante ti direbbero una verità difficile quando sarebbe più facile restare in silenzio? Quante conoscono sia i tuoi punti di forza che le tue ombre e ti apprezzano per entrambi, non nonostante essi? Per la maggior parte di noi, quella lista è sorprendentemente breve. Le relazioni superficiali hanno segni rivelatori. Conversazioni che non si avventurano mai oltre il meteo, lo sport o il gossip. Interazioni che ti lasciano leggermente prosciugato anziché energizzato. Persone che scompaiono nel momento in cui smetti di essere utile o divertente. Connessioni basate esclusivamente su ciò che avete in comune, non su chi siete. Relazioni in cui senti di dover nascondere certi aspetti di te stesso per essere accettato. Queste relazioni non sono necessariamente tossiche, sono solo calorie vuote. Riempiono spazio nella tua vita senza nutrire il tuo spirito. Ho trascorso 2 anni ricostruendo la mia vita dopo aver toccato il fondo. Il mio mentore durante quel periodo buio ha condiviso una verità che ha cambiato tutto. Gli umani non guariscono nell'isolamento. Guariamo nella connessione. La neuroscienza conferma ciò che la saggezza antica ha sempre saputo. I nostri sistemi nervosi si regolano letteralmente attraverso legami umani significativi. Le relazioni giuste non rendono solo la vita più piacevole, ricablano il nostro cervello, calmano il nostro corpo e creano la sicurezza necessaria per una trasformazione autentica. Questo spiega perché puoi sentirti solo in una stanza affollata o persino in una relazione di lunga durata. La presenza fisica senza presenza emotiva crea isolamento, non connessione. Fai attenzione a chi ti energizza e chi ti prosciuga. Nota chi celebra il tuo successo senza gelosia e ti sostiene nelle difficoltà senza giudizio. Queste sono le tue persone, quelle in cui vale la pena investire. Tutti vogliono il tipo di amico che si presenta alle 2 del mattino in un'emergenza. Sii onesto, sei stato quella persona per gli altri. La profondità inizia con ciò che sei disposto a dare, non solo con ciò che speri di ricevere. La vita è troppo breve e troppo preziosa per riempirla di connessioni che non toccano mai la tua anima. Alcune relazioni autentiche ti porteranno più gioia, crescita e realizzazione di 1000 relazioni superficiali. Scegli la profondità rispetto all'ampiezza. Scegli l'autenticità rispetto alla convenienza. Scegli le persone che ti vedono davvero e scelgono comunque di restare. Stai alla larga dalle persone che ti chiedono di stare zitto. Una volta ho visto un potente dirigente far tacere una stanza con 5 semplici parole. Ne parliamo dopo in privato. Traduzione: smetti di dire la verità adesso. Mi sta mettendo a disagio. Non era la prima volta che vedevo questa tattica e certamente non sarebbe stata l'ultima. Ma quel momento ha cristallizzato qualcosa che stavo osservando da anni. Le persone che ti chiedono di restare in silenzio quando dovresti parlare stanno rivelando qualcosa di profondo su se stesse e non è niente di buono. La tua voce non è solo il modo in cui comunichi, è il modo in cui rivendichi il tuo posto nel mondo, è il modo in cui difendi i tuoi confini, difendi gli altri e porti tutto te stesso in ogni stanza in cui entri. Quando qualcuno ti chiede di silenziare quella voce, ti sta chiedendo di renderti più piccolo per il loro comfort. Ho lavorato con una brillante ingegnera software di nome Maya, che ha scoperto che i suoi colleghi maschi guadagnavano il 30% in più per lo stesso identico lavoro. Quando ha sollevato la questione con il suo manager, la sua risposta è stata rivelatrice. Apprezzerei se tenessi questa cosa tra noi. Discutere di stipendi crea drammi inutili. Drammi per chi? Certamente non per gli uomini che beneficiavano della disparità. È così che funziona tipicamente il silenziamento. Viene inquadrato come essere professionale o avere tatto o essere un giocatore di squadra. La richiesta arriva avvolta in un linguaggio che fa sentire te come il problema per aver parlato, piuttosto che affrontare il problema reale che stai evidenziando. Il silenziamento più pericoloso non viene dai nemici, viene da persone che affermano di tenerci a te. Te lo dico solo per il tuo bene, peggiorerai solo le cose per te stesso. Questo non è il momento giusto per sollevare la questione. Perché agitare le acque quando tutto sta andando bene?
queste affermazioni condividono un filo comune. Danno priorità al comfort rispetto alla verità, all'armonia rispetto alla giustizia e allo status quo rispetto a ciò che è giusto. Ho imparato questa lezione personalmente quando ho assistito a molestie sul posto di lavoro e non ho detto nulla. Mi dicevo che stavo essendo strategico, aspettando il momento giusto, ma quel momento non è mai arrivato e il comportamento è continuato, colpendo più persone. Il mio silenzio non ha mantenuto la pace, ha permesso il danno. Il filosofo Edmund Burke scrisse: «L'unica cosa necessaria per il trionfo del male è che gli uomini buoni non facciano nulla». Aggiungerei: l'unica cosa necessaria per la persistenza di qualsiasi ingiustizia è che i testimoni rimangano in silenzio. C'è un particolare tipo di persona che beneficia di una cultura del silenzio. Sono quelli che hanno qualcosa da nascondere, quelli che contano sul disagio degli altri con il conflitto, quelli il cui potere dipende dal fatto che nessuno lo metta in discussione. Quando queste persone ti chiedono di stare zitto, quello che stanno realmente dicendo è: il mio comfort è più importante della tua verità, la mia comodità conta più della tua integrità. La storia ci mostra che ogni cambiamento positivo significativo è iniziato con qualcuno che si è rifiutato di restare in silenzio quando gli altri glielo dicevano. I diritti civili non sono stati vinti da persone che accettavano di discuterne più tardi. Le normative sulla sicurezza sul lavoro non sono state create da dipendenti che accettavano di tenerlo in casa. Le scoperte mediche non vengono da ricercatori che seguono il consenso. La tua voce potrebbe tremare, potresti affrontare conseguenze. Parlare raramente arriva senza costi, ma il costo del silenzio è molto maggiore, non solo per coloro che sono direttamente colpiti da qualunque torto tu veda, ma per la tua stessa anima. Riconoscerai le persone giuste nella tua vita da come rispondono alla tua voce. Potrebbero non essere sempre d'accordo con te, ma non cercheranno mai di silenziati. Invece creeranno spazio per la tua prospettiva, ascolteranno con l'intento di capire, non solo di rispondere, valorizzeranno la tua verità anche quando è scomoda. Queste sono le tue persone, quelle che vale la pena tenere vicino. Quanto a coloro che costantemente ti chiedono di rimpicciolirti, di affievolire la tua luce, di abbassare la tua voce quando dovresti alzarla, ti hanno mostrato chi sono, hanno rivelato ciò che apprezzano. E non sei tu. Non è la verità, non è la giustizia. Scegli attentamente chi permetti nel tuo cerchio interiore, perché le persone intorno a te o amplificheranno la tua voce o cercheranno di silenziarla, o ti incoraggeranno a dire la tua verità o ti metteranno pressione per ingoiarla. La tua voce è il tuo potere. Non affidarla mai a coloro che temono ciò che potresti dire. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.